Ti sei mai chiesto perché a volte, anche dopo 8 ore di sonno, ti svegli distrutto, con la testa annebbiata, mentre altre volte sei carico come una molla? Non è solo questione di quanto dormi. La scienza ci dice che entrano in gioco due meccanismi potentissimi. L'inerzia del sonno, cioè quello stato di torpore che ci colpisce se ci svegliamo nella fase sbagliata del ciclo, e il cronotipo, il nostro orologio biologico che influenza i momenti della giornata in cui siamo più attivi o assonnati. Questi fattori non spiegano tutto. Stress, alimentazione e ormoni contano e come. Ma sono due tasselli fondamentali per capire perché il tuo risveglio può essere l'inizio di una giornata brillante o di una maratona contro la stanchezza. In questo video scopriremo insieme come funzionano davvero l'inerzia del sonno e i cronotipi, quali sono i principali, come riconoscere il tuo e soprattutto cosa dice la ricerca scientifica su come sfruttare al massimo il tuo orologio biologico. Resta fino alla fine, perché ti racconterò uno studio sorprendente che collega il cronotipo addirittura alla tua aspettativa di vita. Il sonno non è tutto uguale. Durante la notte attraversiamo diversi cicli che si ripetono più volte, di circa 90 minuti ciascuno. In ognuno di questi cicli alterniamo sonno leggero, sonno profondo e fase REM. Ognuna serve a qualcosa. Il sonno profondo è quello che ristabilisce le funzioni cerebrali e fisiche, consolidando la memoria e avviando i processi di rigenerazione del corpo. Mentre la REM è fondamentale per la memoria procedurale e affettiva, rafforza le abilità, favorisce l'apprendimento motorio e stabilizza le emozioni. Ora, se ci svegliamo in una fase leggera o durante la REM, ci sentiamo abbastanza lucidi, anche se magari non abbiamo dormito moltissimo. Ma se la sveglia arriva nel pieno del sonno profondo a onde lente, il cervello non è pronto a riaccendersi. È come se qualcuno ti tirasse fuori da un'officina in cui si stanno ancora riparando i circuiti. Sei operativo ma malfunzionante. Questo stato ha un nome preciso: inerzia del sonno. Non è solo sonnolenza, è un vero e proprio stato transitorio di ridotta vigilanza e lentezza mentale. Gli scienziati lo hanno studiato bene. Una revisione pubblicata su Nature Reviews Neuroscience nel 2006 spiegava che le prestazioni cognitive e motorie possono restare compromesse anche per un'ora dopo il risveglio, se ti sei alzato nel momento sbagliato. Altri studi, come quello del 2009, hanno confermato che l'inerzia è molto più intensa quando la sveglia interrompe il sonno profondo e peggiora ulteriormente se la notte precedente hai dormito poco o male. Ecco perché spesso accade questa contraddizione. Dormi 9 ore, ma ti senti a pezzi, mentre in altre occasioni dormi solo 6 ore, ma ti alzi più fresco. La differenza non è solo nella quantità di sonno, ma soprattutto nella fase in cui vieni svegliato. Cerca quindi, quando imposti la sveglia, di calcolare cicli da circa 90 minuti per cercare di svegliarti nella fase più leggera del sonno e quindi dormire 6, 7 ore e mezza, 9 ore e così via. In questo modo avrai più probabilità di uscire da un ciclo completo e non interrompere il sonno profondo. Non è una scienza esatta, perché la durata dei cicli varia da persona a persona, da 80 a 110 minuti, ma può essere un trucco utile per ridurre l'inerzia del sonno e sentirti più riposato. Per renderla semplice, immagina che il sonno sia un viaggio in treno a tappe. Se ti svegli quando il treno è fermo in stazione, scendi tranquillo e sei subito pronto a camminare. Se invece scendi dal treno mentre corre a tutta velocità, ti ritrovi confuso, barcollante e impacciato. Ma c'è anche un altro livello, ancora più interessante: il nostro orologio biologico interno, quello che chiamiamo cronotipo, perché non conta solo la fase del ciclo notturno, ma anche la fase della tua giornata biologica. In altre parole, puoi anche dormire 8 ore, ma se ti svegli quando il tuo corpo non è pronto, ti sentirai comunque uno zombie. Il cronotipo è la tua impronta temporale, il modo in cui il tuo corpo e il tuo cervello si sincronizzano con le 24 ore del giorno. È scritto in buona parte nei tuoi geni e determina quando ti senti al massimo e quando invece il corpo ti chiede di rallentare. Non riguarda solo il sonno, influisce sul metabolismo, sulla concentrazione, sulle relazioni sociali e persino sulla tua salute a lungo termine. I ricercatori hanno individuato diversi cronotipi e ognuno ha caratteristiche precise. Cominciamo dalle allodole, le persone mattiniere. Le allodole amano svegliarsi presto, spesso senza bisogno della sveglia. Sono quelle che la mattina sono già attive, produttive e con la mente lucida. Per loro il picco di concentrazione e di energia è tra le 7 e le 11 del mattino. Non a caso, molti dirigenti, manager o sportivi di successo appartengono a questa categoria. Il rovescio della medaglia è che la sera calano molto presto. Dopo cena, mentre gli altri iniziano a carburare, loro sono già con la testa sul cuscino.
Una vita da allodola funziona bene se il lavoro e la famiglia rispettano questi ritmi, ma può essere penalizzante quando bisogna fare tardi la sera o adattarsi a un mondo che non sempre inizia così presto. Dall'altra parte dello spettro troviamo i gufi, i nottambuli. Queste persone faticano a ingranare al mattino, la sveglia presto è una condanna e spesso hanno bisogno di più tempo e più caffè per mettersi in moto. Ma verso sera succede qualcosa. Mentre gli altri iniziano a spegnersi, i gufi si accendono. La loro creatività esplode, la concentrazione si affina e possono lavorare fino a notte fonda con un'energia che per le allodole è impensabile. Molti artisti, scrittori e programmatori appartengono a questa categoria. Il problema? La società è organizzata su orari mattinieri, così i gufi vivono spesso quello che gli scienziati chiamano social jet lag. È come avere costantemente un fuso orario sbagliato. Questo può portare a stress cronico, problemi di sonno e persino rischi per la salute metabolica. In mezzo ci sono i colibrì, che rappresentano la maggioranza della popolazione. I colibrì sono più flessibili, non amano svegliarsi prestissimo, ma non sono nemmeno produttivi solo di notte. Possono adattarsi abbastanza bene ai diversi orari, anche se con delle preferenze. Per esempio, alcuni colibrì tendono più verso le allodole, altri verso i gufi. La loro forza è proprio la capacità di aggiustarsi, di cambiare ritmi a seconda delle necessità, senza subire troppo gli effetti negativi del disallineamento. Fin qui la classificazione classica. Ma nel 2016 lo psicologo Michael Breus ha introdotto una versione ancora più dettagliata, utilizzando altre metafore animali che rendono la spiegazione molto più intuitiva. Il primo animale è l'orso. Gli orsi seguono il ritmo del sole, si svegliano senza troppi problemi al mattino, raggiungono il picco di energia a metà giornata e crollano la sera. Sono il cronotipo più comune, circa il 50% delle persone. La loro giornata ideale inizia verso le 7 e finisce intorno alle 23. Un orso che vive secondo i propri ritmi è equilibrato, socievole e produttivo. Ma se si sballano le abitudini, ad esempio andando a letto troppo tardi, la qualità del sonno ne risente molto. Poi ci sono i leoni. Sono l'equivalente moderno delle allodole. I leoni si svegliano prestissimo, anche alle 5 del mattino, e hanno energia subito. Il loro picco arriva a metà mattinata e nel pomeriggio iniziano già a rallentare. La sera spesso non riescono a godersi nemmeno un film intero. Hanno bisogno di andare a letto presto, verso le 21 o le 22. I leoni sono determinati, organizzati e amano la routine. Ma faticano con la vita sociale serale. Le cene, le uscite, le serate tardi per loro sono un vero ostacolo. All'estremo opposto troviamo i lupi. Sono i nottambuli per eccellenza. Hanno il picco di energia la sera, spesso intorno alle 21 o anche più tardi. La mattina, invece, sono in modalità zombie. La giornata ideale di un lupo inizierebbe verso le 10 o le 11 e andrebbe avanti fino a notte fonda. Sono creativi, intuitivi, ma spesso soffrono in contesti lavorativi rigidi. Devono combattere più di tutti contro il social jet lag. Infine, i più rari, i delfini. Sono circa il 10% della popolazione. I delfini hanno un sonno leggero, facilmente disturbato, e spesso soffrono di insonnia. Non hanno un picco di energia molto netto, ma oscillano durante la giornata. Sono perfezionisti, attenti ai dettagli, ma pagano il prezzo di una difficoltà a riposare bene. Per loro la sfida è trovare strategie per migliorare la qualità del sonno, come routine serali rilassanti e un ambiente di riposo ottimale. E ora ti starai chiedendo, ok, ma io come faccio a sapere qual è il mio cronotipo? La risposta è che ci sono strumenti scientifici, come il questionario Morningness-Eveningness Questionnaire o il Munich Chronotype Questionnaire, che calcola il cosiddetto mid-sleep point, l'orario medio del sonno quando non hai obblighi né sveglie. Ma c'è anche un modo semplice: osservarti. Attenzione però, se ti aspetti di scoprire se sei orso o lupo con questi test, rimarrai deluso. Le versioni scientifiche non usano simboli animali, ma valutano semplicemente la tua propensione mattutina o serale. Le metafore degli animali servono a rendere più intuitivo il concetto, ma non sono strumenti clinici. Questa classificazione è utile perché ci aiuta a capire che non esiste un cronotipo migliore in assoluto. Ognuno ha punti di forza e di debolezza. Il problema nasce quando viviamo costantemente fuori sincrono rispetto al nostro ritmo naturale. Ed è proprio qui che entra in gioco la scienza. Se sei un lupo ma devi alzarti ogni giorno alle 7 per andare al lavoro, stai vivendo quello che gli scienziati chiamano social jet lag. Il social jet lag è come vivere con un fuso orario cronico. Il tuo orologio interno dice «è notte», ma la sveglia e il mondo esterno ti obbligano ad alzarti. Questo disallineamento ha conseguenze reali.
Uno studio di Wittmann e colleghi del 2006 ha dimostrato che il social jet lag aumenta il rischio di disturbi del sonno e riduce il benessere psicologico. Un altro studio, pubblicato su Sleep Medicine nel 2016 da Fabian e collaboratori, ha collegato il cronotipo serale a un rischio più alto di obesità, diabete di tipo 2 e problemi cardiovascolari. E c'è un dato ancora più impressionante. Una ricerca su oltre 400.000 persone nel Regno Unito, condotta nel 2018, ha scoperto che i nottambuli hanno un rischio di mortalità circa del 10% più alto rispetto ai mattinieri. Non perché essere gufi sia sbagliato in sé, ma perché vivere costantemente fuori sincrono con la società porta a stress cronico e conseguenze sulla salute. Quindi, cosa possiamo fare nella pratica? Se sei mattiniero, sfrutta le prime ore della giornata per i compiti più importanti e non sentirti in colpa se la sera non hai energie. Se sei un nottambulo, cerca di esporre il corpo alla luce naturale appena sveglio, limita le luci artificiali la sera e anticipa i pasti. Piccoli accorgimenti che aiutano a sincronizzare il tuo orologio interno. E in generale, cerca di mantenere orari regolari. La regolarità è uno dei più potenti alleati contro il social jet lag. Il bello dei cronotipi è che non sono solo teoria scientifica. Se guardiamo nella storia e nell'attualità, troviamo esempi famosi che mostrano chiaramente quanto incidano sullo stile di vita. Prendiamo Winston Churchill, era un gufo dichiarato, odiava svegliarsi presto e amava lavorare fino a notte fonda, spesso scrivendo discorsi e riflettendo sulle strategie belliche alle 2 o 3 del mattino. Ma nonostante ciò, riusciva a compensare con i celebri nap pomeridiani. Dormiva un paio d'ore dopo pranzo e diceva che questo gli permetteva di fare 2 giornate in una. Ecco un esempio di cronotipo serale che, adattandosi con i pisolini, ha saputo funzionare in un mondo mattiniero. All'opposto c'è Tim Cook, l'attuale CEO di Apple. È un leone perfetto. Si sveglia ogni giorno alle 3:45 del mattino, fa sport, risponde alle mail e prepara le decisioni più importanti quando la maggior parte del mondo dorme ancora. Il suo picco di energia è chiaramente al mattino presto e lui lo sfrutta al massimo. Un altro esempio di allodola è Benjamin Franklin, famoso per la frase "Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise". Andare a letto presto e svegliarsi presto rende l'uomo sano, ricco e saggio. Era convinto che il successo dipendesse dall'allinearsi con il sole. E poi ci sono i creativi nottambuli. Franz Kafka, ad esempio, scriveva di notte perché solo allora trovava silenzio e ispirazione. Bob Dylan ha dichiarato più volte di amare comporre nelle ore serali, quando l'atmosfera è più quieta e libera. Ma non si tratta solo di individui. I cronotipi hanno anche una dimensione culturale. In Spagna, ad esempio, la giornata sociale è spostata più avanti. Si cena tardi, si va a letto tardi e ci si sveglia più tardi. Questo rende la vita più favorevole ai gufi rispetto ai paesi del nord Europa, dove invece gli orari sono molto più mattinieri. Un aspetto curioso è che i cronotipi, anche se hanno predisposizione genetica, non sono immutabili, ma possono variare con l'età. Gli adolescenti tendono naturalmente verso il cronotipo serale. Non a caso, diversi studi hanno dimostrato che posticipare l'orario scolastico migliora il rendimento e riduce l'assenteismo. Con l'età, invece, torniamo a essere più mattinieri. È il motivo per cui molti anziani si svegliano all'alba senza sveglia e la sera vanno a dormire molto presto. Tutto questo ci mostra che i cronotipi non sono un'etichetta rigida, ma una predisposizione che interagisce con cultura, età, stile di vita e lavoro. E capire in quale profilo ci riconosciamo ci aiuta a trovare la nostra finestra migliore per vivere bene. In conclusione, non basta dormire tanto. Conta quando dormi, quando ti svegli e quanto sei allineato al tuo cronotipo. Conoscerlo non è una curiosità, è uno strumento per migliorare energia, produttività, salute e persino longevità. E ora tocca a te. Se vuoi scoprire il tuo cronotipo, vai nei link in descrizione e fai subito il test. Bastano pochi minuti. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi approfondimenti sul benessere a 360 gradi. Ci vediamo al prossimo video.